Febbraio 1953. Una donna e suo marito attendono i vestiti neri da lutto su un aereo appena atterrato. La cameriera aveva dimenticato di portarli e non è decoroso rientrare a Londra con indosso dei vestiti colorati ora che il re è morto. Indossati gli abiti neri, i due si preparano a scendere dall'aereo. Winston Churchill in persona li attende. Filippo si affaccia alla porta, ma il segretario privato blocca il passaggio dell'uomo. No, sir, prima passa la corona. Questa semplice frase segnerà la sua vita per sempre. Lui è Filippo, duca di Edimburgo, marito della nuova regina, Elisabetta. Prima lei, poi lui. Ciao a tutti amici di Vanilla, oggi parliamo dell'altra metà del cielo della regina Elisabetta II d'Inghilterra, della quale abbiamo ripercorso la vita pochi giorni fa e lo facciamo prima con una breve biografia sulla sua vita e poi con una curiosità sul culto del principe Filippo, trattato come una divinità in una remota isola dell'Oceano Pacifico. Prima di cominciare un veloce remind. Clic sul tasto pollice in su, ma solo se il video vi è piaciuto, e un altro clic su iscriviti se ancora non fate parte dei nostri. In tutti questi modi aiuterete il nostro progetto di divulgazione storica e culturale. Grazie mille. Filippo nasce principe di Grecia e Danimarca a Corfù il 10 giugno del 1921, figlio del principe Andrea di Grecia e di sua moglie, la principessa Alice di Battenberg. Nasce in un periodo tumultuoso per la Grecia, tant'è che il nonno decide di abdicare e la famiglia reale lascia per sempre il paese natale e Filippo, ad appena un anno, viene trasportato in una cassetta di arance durante la fuga verso la Francia. Pochi anni dopo suo padre si guadagna la fama di donnaiolo, la madre viene ricoverata per schizofrenia e le sue sorelle sposano dei nobili tedeschi aderenti al nazismo. Filippo, invece, dopo la scuola in Inghilterra, inizia giovanissimo la carriera in marina. Studia al Royal Naval College di Dartmouth ed è qui che avviene l'incontro con Elisabetta, incontro durante il quale lei si innamora perdutamente e inizia uno scambio di lettere che li porterà all'altare qualche anno dopo. Per sposare Elisabetta, Filippo deve rinunciare alla propria religione, quella ortodossa, e convertirsi all'anglicanesimo e deve rinunciare anche ai titoli greco-danesi. Inoltre diventa ufficialmente cittadino britannico, assume il cognome della madre, anglicizzato da Battenberg a Mountbatten, in modo simile a quanto avevano fatto i sassoni a Coburgo-Gotha con il neocognome Windsor, ne abbiamo parlato qualche video fa. È importante notare che, dopo sposato, la questione del cognome sarà sempre un tema scottante per il duca. Pare che durante un litigio con la moglie abbia detto «Sono l'unico uomo in Inghilterra che non può dare il cognome ai propri figli». Ovviamente bisogna contestualizzare il tutto. Filippo è un uomo del suo tempo, fortemente connotato dall'ideale del capofamiglia, il quale si ritrova sposato con la regina d'Inghilterra. Questo vuol dire che è obbligato dall'etichetta a doversi inginocchiare davanti alla moglie durante la cerimonia dell'incoronazione, a dover sempre camminare dietro di lei e a non poter dare ai figli il proprio cognome. Per cercare di accontentare il marito, anni dopo, Elisabetta fa sì che gli eredi, non in linea di successione diretta, quindi Carlo e il principe William, possano affiancare al cognome della casata quello di Filippo, chiamandosi Mountbatten Windsor, come ad esempio appunto il principe Harry. Altre concessioni della regina sono il titolo ufficiale di principe del Regno Unito e il trono che fa costruire 5 cm più basso del suo per Filippo, in modo tale che possa sedere accanto a lei durante la cerimonia d'apertura del Parlamento. Nonostante le idee un po' all'antica, frutto dell'educazione e del tempo in cui è vissuto, il principe si è comunque dimostrato un buon padre per i suoi figli. Pare che la principessa Anna fosse la sua figlia prediletta e che con Carlo fosse particolarmente severo, poiché, secondo lui, troppo sensibile per diventare un futuro re. Sempre per quanto riguarda Carlo, è Filippo a spingere affinché sposi Diana e, poiché è sensibile al fascino femminile, la prende sotto la sua ala protettrice. Pare che abbia scritto alla ragazza Spencer: «Carlo è un pazzo, nessun uomo sano di mente preferirebbe Camilla a te». Tuttavia, col passare degli anni e soprattutto con i vari fendenti lanciati da Diana contro la monarchia, Filippo finisce per detestare la nuora. Nonostante questo, è un nonno esemplare.
quando Diana muore nel tragico incidente di Parigi. Si trova in una condizione molto difficile, col popolo travolto dalla tristezza per la morte della principessa, che per lui era una questione familiare. Filippo tenta di tutto per distrarre i piccoli principi durante quei giorni terribili. In più, una volta deciso che i ragazzi avrebbero camminato dietro al feretro della madre, fa in modo di poterlo fare anche lui per poter infondere loro coraggio e non lasciarli da soli. Una curiosità molto interessante che non tutti ricordano riguarda il ritrovamento dei resti della famiglia imperiale russa. Tutti conosciamo la tragica fine dei Romanov, ne abbiamo parlato tante volte qui su Vanilla, uccisi nel 1918 per ordine dei rivoluzionari russi. Nel corso degli anni tantissimi aspiranti zar o granduchesse si sono fatti avanti, tanto che una donna di nome Anna Anderson si è finta la granduchessa Anastasia sopravvissuta al massacro. Ne abbiamo parlato di lei in un video dedicato, ma non è stata l'unica a fingersi di essere figlia dello zar. Alla fine degli anni 70, dopo il ritrovamento dei presunti resti dei Romanov, il principe Filippo, imparentato con la zarina Alexandra, zia della madre, fornisce il proprio DNA per il riconoscimento, ponendo fine a tutte le dicerie riguardo possibili superstiti. In molti si sono chiesti, dopo l'uscita di The Crown su Netflix, se sia vero che il principe abbia spesso tradito la moglie. Filippo è stato in gioventù un uomo di bella presenza, attratto forse più da altri dalla frequentazione del gentilsesso. Tuttavia, non c'è alcuna prova che egli abbia mai tradito la regina e nonostante in molti abbiano provato a cercare dettagli in tal senso, non è mai saltato fuori niente. Questo non significa che non ci siano state crisi nella coppia reale, che data la durata del matrimonio, ben 74 anni, sono state inevitabili. Di lui è impossibile non ricordare le gaffe che hanno imbarazzato la regina e l'entourage dei reali, ma che hanno anche molto avvicinato al popolo i due sovrani, altrimenti troppo ligi all'etichetta. Ricordiamone qualcuna. Allo Scottish Women's Institute disse: «Le donne britanniche non sanno cucinare». Poi ricordò la sua famiglia russa. «Mi piacerebbe molto visitare la Russia, sebbene quei bastardi abbiano ucciso metà della mia famiglia». Al cantante Tom Jones chiese: «Con cosa fai i gargarismi? Con i ciottoli?» Oppure in Kenya a una signora che gli aveva fatto un dono: «Lei è donna, vero?» A un istruttore di guida di una scuola guida scozzese chiese: «Come fate a tenerli lontano dall'alcol abbastanza per fargli superare l'esame?» Oppure a un gruppo di non udenti di Cardiff chiese, mentre erano vicinissimi a una banda che suonava: «Sordi, non mi sorprende siete sordi se state lì». Desiderava essere un po' come Thanos degli Avengers. «Se mai dovessi reincarnarmi, vorrei tornare come virus letale per contribuire a risolvere il problema della sovrappopolazione». Poi, durante la grande recessione del 1981, tutti dicevano che dovremmo avere più tempo libero, ora si lamentano che sono disoccupati. Per finire, diede uno dei suoi consigli ad Andre Adams, tredicenne che gli aveva detto di voler andare nello spazio. «Sei troppo grasso per diventare astronauta». Nel 2017 Filippo decide di andare in pensione dopo 65 anni di onorata carriera e circa 22.000 impegni reali. Si ritira a vita privata a Windsor, dove muore il 9 aprile del 2021, pochi mesi prima di compiere 100 anni. Se da un lato Filippo si è dimostrato un gran gaffer, un uomo indipendente e di valori di stampo un po' patriarcale, dall'altro non ha mai negato il proprio appoggio alla moglie né alla famiglia nel momento del bisogno, dimostrando di aver saputo compiere in modo egregio il ruolo di principe consorte. Di lui voglio ricordare anche una curiosità divertente, ma questa volta le sue gaffe non c'entrano niente. Nell'Oceano Pacifico, al largo delle coste australiane, c'è un'isoletta, Tanna, per lo più abitata da antiche tribù native, che fa parte dello stato di Vanuatu. Una di queste è la tribù Yaoyen, che è convinta, non si sa precisamente da quanto tempo, che Filippo incarni la figura di un dio bianco, figlio del dio Vulcano e fratello dell'altro dio, John Frum. Durante una visita negli anni 70, Filippo, ignaro, fu avvertito della sua divinizzazione a opera dei nativi e regalò loro una sua foto autografata, che oggi è conservata dalla tribù come reliquia rarissima, assieme ad altri 2 ritratti spediti negli anni successivi
nell'attesa che il dio bianco Filippo ritorni sull'isola. Ora viene naturale da chiedersi, come mai c'è stata questa divinizzazione? I motivi potrebbero essere due. Il primo si rifà a una profezia antica, per cui il dio bianco si sarebbe incarnato in un uomo che un giorno avrebbe sposato una donna potentissima di un paese lontano, che i nativi hanno identificato nella regina Elisabetta II. In seguito all'aver visto come le guardie britanniche rispettassero le fotografie della regina presenti sull'isola. Il secondo motivo si rifà al fatto che gli indigeni credono che gli uomini bianchi abbiano rubato agli dei il potere di moltiplicare i beni materiali e quindi riconoscono in quasi tutti gli uomini bianchi un po' di divinità. Lo stesso dio, John Frum, fratello del dio Filippo, è in realtà un soldato statunitense che nel dopoguerra sbarcò sull'isola donando ai nativi beni occidentali e che si presentò col nome di John from America, da cui John Frum. Il culto di Filippo si rafforzò nel 1974, quando lui e la moglie fecero visita alle isole Vanuatu. In quell'occasione Filippo inviò la fotografia, cui i nativi risposero con l'invio di una nal-nal, una mazza tradizionale per l'uccisione del maiale. Nel corso degli anni il monarca britannico inviò altre 2 fotografie autografe che vengono conservate da Jack Naiva, il capo di questo particolarissimo culto del cargo. Nel 2007 un gruppo di 5 nativi raggiunse l'Inghilterra e incontrò il principe Filippo, un'esperienza di contaminazione fra culture che fu raccontata nel documentario Selvaggio a chi? Bene, io per oggi mi fermo qui. Raccontare la storia di Filippo d'Edimburgo è stato un po' diverso dal solito perché è stato un sovrano davvero sopra le righe, tante volte in modo simpatico comunque. Se voi avete altri aneddoti e curiosità riguardo la sua vita, scriveteli qua sotto nei commenti. Noi ci vediamo al prossimo video.